Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale di Polini Motori. Io sono Jack The Rizzer e come sempre oggi parleremo di qualcosa di tecnico, ma soprattutto andremo a vedere un tutorial di montaggio. Quindi mi raccomando ragazzi, restate fino alla fine per vedere anche la parte pratica. Nel video di oggi parliamo ragazzi di una cosa che tutti sottovalutano finché non serve davvero. Parliamo dei freni. E lo facciamo proprio con tutta la gamma di freni Polini, quindi vediamo cosa offrono davvero dai 50cc agli scooter più grossi fino addirittura alle moto. Allora, partiamo facendo anche una precisazione. Polini non copre il 100% dell'impianto frenante per ogni mezzo, ma offre una gamma molto ampia di componenti per andare a migliorare concretamente la frenata, soprattutto sugli scooter elaborati. Alle mie spalle c'è una piccolissima parte di tutto quello che producono riguardo gli impianti frenanti. Tenete conto che se avessi avuto tutto il catalogo alle mie spalle probabilmente il capannone non sarebbe bastato. Questo lo dico ovviamente per farvi capire quanta roba veramente produce Polini. Giusto per darvi un'idea, parliamo di dischi freno, pastiglie, pinze, pompe freno, tubi in treccia, raccordi e ovviamente anche le ganasce per tutti quegli scooter che anteriormente o posteriormente hanno i freni a tamburo. Detto questo vorrei farvi vedere appunto alcuni componenti partendo proprio dai dischi freno. Polini propone anche dischi maggiorati che migliorano la dissipazione del calore e potenza frenante. Dopodiché abbiamo le pastiglie freno e spesso può succedere di imbatterci in due tipologie principali, la versione original e la versione 4Race un pochino più performante. Tenete conto che questo vale sia per le pastiglie sia anche per le ganasce. Qui entriamo più nella parte invece di performance. Quello che state vedendo infatti è una delle pinze freno che Polini produce partendo da un blocco di alluminio, quindi ricavata dal pieno, 4 pistoncini per tanta potenza e controllo, complete di pastiglie sinterizzate e supporto spostapinza qualora voleste metterci un disco più grosso. Ma non ci freniamo qui perché Polini è passata anche a produrre le pompe del freno. Apro e chiudo parentesi, quella ad esempio che uso sullo zip da pista è la pompa del freno Polini con pinza, tubo in treccia, tutto Polini e ragazzi vi assicuro che frena davvero forte. Un'altra cosa importante da dire però è che i kit completi con l'impianto frenante maggiorato, quindi parliamo di disco, spostapinza e pinza, non sono attualmente per tutti i modelli. Attualmente li troviamo per MBK Booster e Nitro, Yamaha Aerox, Phantom F12, Piaggio, quello dello zip, oppure Vespa GTS 125, 150, 250 e 300. Per tutti gli altri mezzi invece attualmente si va con upgrade singoli ma comunque efficaci, come ad esempio dischi e pastiglie. Questa roba che c'è alle mie spalle ragazzi inizia a diventare fondamentale quando iniziamo ad elaborare seriamente un mezzo, perché ok che va forte, però bisogna anche fermarlo. Dopo tutta questa parte teorica, dove vi invito comunque ad andare a dare un'occhiata sia sul sito che sul catalogo, tutte le parti per l'impianto frenante, direi che è arrivato il momento di passare alla pratica e quindi di montare il kit dell'impianto frenante maggiorato sul booster. Spostiamoci sul ponte. Eccoci qua ragazzi sul nostro ponte. Come potete vedere abbiamo già rimosso la pinza del freno. Per rimuoverla basterà semplicemente togliere le due viti che la tengono collegata al fodero forcella e soprattutto anche rimuovere il nostro raccordo del tubo dell'olio. Per quanto riguarda invece la pompa del freno abbiamo lasciato quella originale così com'è. Quindi ragazzi l'unica accortezza quando state togliendo la pinza del freno, attenzione perché potrebbe cadere un pochino di olio. Quindi semplicemente ragazzi munitevi di uno straccio. Passiamo adesso alla rimozione della ruota perché dovremo andare a sostituire il disco del freno. Bene ragazzi, già che siamo qua con la nostra ruota e il nostro disco, una piccola precisazione, perché nel kit dell'impianto frenante Polini c'è un disco maggiorato da diametro 200. Più che altro il disco arriva con 4 fori e come ben sapete i booster non sono tutti uguali, esistono anche i cerchi con il disco da 3 fori, quindi prima di acquistare assicuratevi di avere il cerchio con il disco da 4. Passiamo adesso alla rimozione del disco. E ragazzi, già che ci siamo, abbiamo tolto le viti, andiamo a pulire la loctite precedente in maniera tale che quando poi la andremo a rimettere almeno saranno belle pulite. Siamo pronti a montare il nuovo disco. Fate attenzione al senso di rotazione, lo andiamo ad appoggiare in sede. Loctite, mi raccomando ragazzi, non esagerate.
e andiamo a puntare provvisoriamente le viti. E una volta portate tutte a battuta andiamo a serrare con chiave dinamometrica a 23 Nm. Montato il disco siamo pronti a montare la ruota, quindi ricordatevi da una parte il distanziale, dall'altra il rinvio del contachilometri. Per il dado del perno ruota 47 Nm. Ragazzi, questo è quello che troveremo all'interno del kit pinza del nostro impianto frenante Polini. Nello specifico troviamo la staffa sposta pinza per appunto trasformarla in radiale, la pinza, il raccordo con le 2 ranelle in rame e infine le 2 viti appunto che terranno collegate la pinza alla sposta pinza. Detto questo, montiamo. Per prima cosa sposta pinza. Una volta puntate a mano, lasciamo lo spostapinza con un pochino di gioco e montiamo la nostra pinza. Una volta puntate tutte e 4 le viti a mano, procediamo a serrarle tutte e 4 a 23 Nm. Una volta serrate, diamoci un po' di blu Polini per il tocco racing. Ragazzi, nel kit troverete 2 ranelle in rame. La ranella col diametro interno più largo va messa per prima perché appunto la vite ha un diametro più largo. E come per tutte le altre, serriamo anche lei a 23 Nm. Bene ragazzi, siamo arrivati alla parte dello spurgo del freno, parte fondamentale e molto importante. Per questa parte avrete bisogno di una mano con un'altra persona, quindi chiamate un amico, fatevi aiutare. Per prima cosa apriamo il tappo della vaschetta dell'olio della pompa del freno. Mi raccomando ragazzi, fate attenzione a non far cadere alcuna goccia sulle carene perché il DOT 4, l'olio dei freni, è corrosivo. A questo punto munitevi di olio freni appunto DOT 4 e iniziate a versarlo all'interno della vaschetta del freno. Fatto questo iniziamo a pompare la leva del freno. Piano piano vedrete appunto che il livello dell'olio scenderà perché sta andando a riempire tutto l'impianto frenante. Mi raccomando però non fatelo scendere troppo perché se iniziasse a pescare aria saremmo da punto a capo. Dopo aver dato un po' di pompate noi terremo la leva premuta fino in fondo, il nostro amico invece si troverà sotto dove c'è la pinza e adesso vi faccio vedere che cosa deve fare. Per prima cosa rimuoviamo la pinza dal supporto pinza, successivamente inseriamo il disco del freno fra le 2 pastiglie in maniera tale che quando pomperemo con la leva non usciranno i pistoncini. Mi raccomando ragazzi, teniamo la pompa con lo sfiato più in alto possibile per favorire l'uscita di aria. Adesso pompiamo 3 o 4 volte la leva e teniamola premuta fino in fondo. Colleghiamo il barattolino allo sfiato per la raccolta dell'olio e adesso con una chiave inglese da 8 apriamo lo sfiato e lo richiudiamo. Ragazzi, questa azione è da ripetere fin quando nel tubo della raccolta dell'olio non uscirà solo ed esclusivamente olio senza bolle d'aria. Ragazzi, piccola parentesi, con i freni non si scherza, quindi qualora non vi sentiate sicuri di fare questo lavoro, andate tranquillamente da un'officina o un meccanico per farvi fare questo lavoro. Benissimo ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video. Io personalmente non vedo l'ora di andare a provare questo nuovo impianto frenante. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciateci un like, un commento. Io sono Jack The Ritzer e ci vediamo al prossimo video. Ciao!